E nei ferri vecchi in demolizione abbiamo trovato questo giunto angolare che mi fa molto comodo. È vecchio ma è stato usato pochissimo secondo me. E mi fa molto comodo perché io devo metterlo qui per andare a direzionare l'asse principale. Adesso troverò il modo per fissarlo bene e andiamo avanti. Abbiamo ripulito il giunto, è veramente messo bene, nessun gioco, un bel acquisto senza spendere tanto, è del Bonfiglioli, quindi è una marca iper conosciuta. E andiamo avanti. Abbiamo già fatto il supporto per il giunto angolare, telescopico, può correre 5-6 mm di qua di là, in maniera da che se quando centro questo qui che possa avere quel millimetro di tolleranza, diciamo. Questo va montato qua e la piastra andrà saldata al telaio una volta che ho fatto l'asse per avere la misura perfetta. Adesso dobbiamo fare una giunzione, un manicotto che unisca quel perno qui esagonale al perno del giunto angolare. Dobbiamo fare la boccola che sormonta questo, che dopo qui lo torneremo a 15 e quindi facciamo un foro di 15. La boccola è troppo lunga per farlo con una passata sola, quindi ho messo dentro l'utensile il più possibile, ho fatto 38 praticamente, e poi una volta lo monterò qui dopo e vado a tornare la parte di là una volta montato sulla barra praticamente. Adesso gli facciamo due fori e poi gli facciamo due filetti di 6 per mettere 2 grani di fissaggio all'asta. Abbiamo già tornito 15 il perno dell'asta esagonale. Adesso dobbiamo infilarci questo qui, gli diamo una scaldatina così riusciamo a farlo entrare meglio e poi una volta entrato, una volta fermato, dopo andiamo a tornare la parte di qua così siamo sicuri che diventa perfettamente in asse col tutto. Adesso andiamo a fare un po' di centrino sull'alberino così i grani vanno proprio a mordere. Mettiamo anche l'ultimo grano. Ecco, adesso che il manicotto è montato e i grani sono tirati, tutte le tensioni sono stabilizzate, adesso possiamo andare a tornare all'interno dalla parte di qua, così siamo certi che diventa centrato. Abbiamo già montato lo stelo sul giunto angolare, abbiamo fatto un buon lavoro e adesso possiamo andare a saldare con l'asse preciso, possiamo andare a saldare la piastra sul telaio praticamente. Adesso guardiamo se riusciamo a fare questa operazione. Ecco, abbiamo montato il gruppo qui, abbiamo montato anche col suo stelo, quello che girando da qua, adesso qui non si riesco, girando da qua dà motricità al perno centrale e
E chiaramente vuole scorrevole per quello che il pezzo qui è molto particolare, che molando il freno, che dopo ci metteremo una leva regolare, ecco, questo si può alzare, è scorrevole e lui continua a muoversi, continua a fare quello che è il suo lavoro praticamente. Ancora qualche centesimo e poi siamo a posto. Abbiamo già finito anche questo perno, qui ci va il giunto angolare e qui ci vanno le sedie dei cuscinetti, qui ci va la puleggia. Adesso togliamo il codino che serviva solo per la contropunta e poi anche questo perno è a posto. Adesso andiamo a mettere un paio di cuscinetti in questa sede, non è bellissimo perché è saldata, ma è importante che sia precisa. Ok, mettiamo il suo Sazer e la sede dovrebbe essere pronta. Perfetti siamo. Ecco, dopo il perno andrà dentro così e tutto va montato. Abbiamo già visto che è un po' troppo preciso. E questo perno invece bisogna poter scorrere abbastanza facilmente perché devo inserirlo una volta fissato questo sul telaio e andiamo a alleggerire un pochino il diametro appena appena. Ecco, adesso abbiamo dato una carteggiata al perno così scorre un pochino meglio e chiaramente da qui in avanti è leggermente più stretto da poter correre. Adesso lo entriamo del tutto. Ecco, adesso è andato nella parte interna che non tocca. Da qui possiamo fare l'inserimento, una volta fatto l'inserimento possiamo andarlo a centrare esattamente col perno col nostro giunto angolare, così. Ecco, questo vale così, va adesso accostato qui e va fissato nella posizione che comanda il giunto praticamente. Ecco, adesso però prima di andare avanti vorrei fare un aiuto, un supporto per questo perno che non ci sarebbe, in realtà non ci sarebbe bisogno perché è abbastanza robusto, però preferisco mettere un bel piantone per aiutare, un piantone qua con un cuscinetto in cima
Il cuscinetto dovrà poter oscillare un po' di qua, un po' di là, perché in base alle regolazioni che darò al piantone, e quel paio di millimetri. Ecco, abbiamo già fatto un'anella saldata con la piastra, che sarà per quella di fissaggio. Abbiamo già tornito la parte interna col cuscinetto e anche per il Sager. Adesso per poter tornare la parte esterna centrata dobbiamo mettere sul primo il cuscinetto, poi con la contropunta addossarla al mandrino, così possiamo pulire anche la parte esterna. Abbiamo già inserito il cuscinetto, adesso ci mettiamo sul Sager. Ottimo. Così adesso con la contropunta possiamo addossarlo al mandrino e abbiamo il centro perfetto per poter tornare la parte esterna, per dargli la pulitina. Ecco, adesso abbiamo già messo su il porta cuscinetto col cuscinetto, l'abbiamo centrato, l'abbiamo spinto, adesso diamo la pulitina leggera. Ecco che abbiamo finito anche di pareggiare questo qui. Ecco, pulito, adesso andiamo a sgrossata esterna col flex e poi andiamo a fare un buco qui centrale e andiamo a fissarlo sul piano di lavoro. Abbiamo appena saldato un piastrino qua in testa all'albero, poi ci fa attaccato l'altra parte col cuscinetto e adesso va bene meglio, cerchiamo di dargli in spianatina perché è una cosa saldata, abbiamo messo su più o meno pari. Adesso gli diamo una spinatina in testa così che l'altro possa andare a pacco. Anche la testa, così adesso siamo sicuri che l'accoppiamento con l'altra piastra sia perfettamente piana. Ed ecco che abbiamo completato il piastrino, il famoso piastrino col cuscinetto dentro. Abbiamo già fatto il filetto lì, il perno l'abbiamo già saldato e adesso dopo c'è rimasto da smerigliarlo, ma intanto è a posto. E questo fa, anche se non serviva proprio anche se non era proprio indispensabile, è sempre meglio avere un supporto che tenga l'oscillazione. Ecco, adesso da qui si vede bene come questo qui in tutte le posizioni dia trazione al corpo centrale. Anche alzando rimane sempre praticamente sul suo asse, rimane, dopo basta bloccarlo. Adesso miglioreremo naturalmente il fermo. Ecco, adesso noi abbiamo bisogno di mettere questa barra filettata qui di 14x2 di passo dentro questo bullone praticamente che vada ad alzarmi tutto lo stantuffo, e per farla girare ci mettiamo una coppia conica, una nel fondo e una qui così per dargli il movimento, e dopo qui ci andremo a mettere poi un volantino manuale che faccia alzare il tutto. Abbiamo già preparato una barretta di fissaggio con due fori sul piastrone principale, alla quale applicheremo questo qui. Dopo di questo metteremo la sedia per il cuscinetto e poi l'ingranaggio a 90 gradi conico. Ecco, abbiamo già fatto la piastra di fissaggio, adesso non so se si riesce a vedere quel piastrino qui. Adesso qui ci andrà messo sopra la sede per il cuscinetto, ci va fatto, che deve centrare praticamente questo perno qui. Siccome che per fare un centro perfetto diventa difficile, noi abbiamo fatto prima un centrino già nella barra filettata. Adesso guarda, se riesco a farvelo vedere, ecco qua, qui si vede il centrino, si vede. Adesso proprio col centrino dalla barra filettata noi scendiamo e andiamo a fare il centro perfetto nella piastra sottostante. Abbiamo già fatto questa sede, il suo cuscinetto è un 35 con l'interno di 15.
Adesso andiamo a rinforzare quella barra filettata qua, ci attacchiamo un manicotto di 20, poi facciamo la tornitura centrale per adattarla al cuscinetto che vada dentro perfettamente. Adesso ho già preso un tondino di 18, ho già fatto il buco di 13, no quasi 14, 13,85 che è il diametro esterno di questa barra, e adesso lo spingiamo dentro, lo spingiamo bene e poi c'è due punti di saldatura così dopo che posso tornirlo in base alla barra. Adesso abbiamo già saldato il manicotto alla barra filettata, adesso abbiamo pinzato qui la barra filettata con una lamierina d'alluminio così non si rovina, andiamo a fare il centrino e poi facciamo la tornitura esterna, così si pareggia con tutto praticamente. Ok, ci diamo una carta vetrata e poi ecco, adesso qui andiamo a fare qui nel primo pezzo andiamo a fare il codino per il cuscinetto che è un 15 col suo sager, così la parte sotto si appoggia, va a tenere su tutta la barra filettata. Ora stiamo preparando l'ingranaggio della coppia conica a 90 gradi e devo allargare il buco qui e mettere 3 grani perché il suo granino di 5 è insufficiente, ne mettiamo 3 di 6 che sicuramente tiene di più e poi andiamo a lesare il centro. Ecco i 3 filetti li abbiamo fatti, adesso che abbiamo finito di forare adesso facciamo un bel passaggio dentro il perno, abbiamo già inserito l'ingranaggio conico, dopo ci vanno 3 granine, così posso spostarlo eventualmente, 3 granine di 6, 1, 2 e 3 e dopo questo adesso dobbiamo fare un perno per questo, per fare il accoppiamento praticamente. Abbiamo già fatto il perno, che abbiamo già fatto praticamente, è quello che va a spingere fino su qui e va ad alzare tutto lo stelo, sotto i cuscinetti a posto. Dopo questo qui andrà posizionato all'altezza desiderata, diciamo. Qui si collega a quella vitre passante e andiamo avanti. E abbiamo già saldato questo piastrino attorno a questo manicotto, che adesso ci andiamo a fare la serie per 2 cuscinetti, uno di qua e uno di là, e poi una volta fatto va messo posizionato qui, che poi ci va dentro il perno per fare andare il raccordo a 90 gradi. Abbiamo già spianato la parte che va fissata, adesso andiamo a fare i buchi dei cuscinetti, fare i fori precisi dei cuscinetti.
Abbiamo già completato il mozzettino che tiene su il perno. Adesso dobbiamo fare un perno tipo questo che sorregge l'ingranaggio, e dall'altra parte che ci va il volantino per poterlo manovrare. Usiamo quel perno qua di 20. Perfetto, adesso andiamo a farci la chiavetta e il filetto per il bullone di fermo. Adesso andiamo a fare anche la sede per la chiavetta, una chiavetta di 6, e così dopo si incastra alla perfezione. Abbiamo già fatto anche la sede, la parte esterna del perno è già a posto, qui c'è la battuta, qui c'è la sede del volantino, qui c'è il bullone di tenuta. Adesso andiamo a invertire il pezzo e andiamo a lavorare dall'altra parte, andiamo a lavorarlo. Più 3 centesimi, quindi la sede del cuscinetto praticamente è già a posto così. Ok, 14,02, perfetto, benissimo. Adesso andiamo a farci la gola per la chiavetta. Ok. Siamo perfetti. Qui ci va la sua chiavetta, che è questa qua, che andrà un po' accorciata perché è troppo lunga, comunque siamo lì. Mi ero dimenticato che devo mettere anche il sage per fermare il perno. Ok, e anche questo l'abbiamo fatto molto bene.
un'altra carteggiata. Il perno è a posto praticamente. Ecco, qua c'è il volantino, qua con la sua chiavetta, il suo dado di fermo di 10, c'è un distanziale di distanziamento, sede cuscinetti 34 mm per 15, Seiger e l'altra sede per l'ingranaggino conico. Andiamo a montarlo. Dovrebbe andare un po' più avanti, adesso lo regoliamo, dopo ci mettiamo su il volantino che va qua. Ottimo. E dopo ci va la vite di bloccaggio, un po' di grasso, poco per adesso perché poi quando sarà il momento della verniciatura dovrò allentare appena appena un po' l'accoppiamento perché è rumoroso, però si vede benissimo come lavora, senza sforzo praticamente. Adesso abbiamo già messo su l'albero qui fisso, già fissato al telaio, che esce di qua dove ci metteremo una puleggia, girando qua, gira anche là naturalmente, girando il tutto collegato direttamente. Adesso una bella puleggina qua con la sua chiavetta di 6. Adesso andiamo a fare il buco nella puleggia di 90, è una puleggia tipo A, a fare un bel buco e per farlo andare dentro nel perno trainatore. Ecco, adesso mi manca un paio di decimi per arrivare alla misura predeterminata. Mi fermo un attimo, così faccio prima l'incasso della chiavetta e poi 3 grani e poi faccio l'ultima passata di finitura. Adesso che abbiamo già fatto la sede della chiavetta, i 3 fori filettati di 6, possiamo rifinire il buco, farlo di precisione, è un 20 mm in questo caso. Andiamo.
Abbiamo già messo su la puleggia, quella che darà il tiro tutto. Adesso dovrò cambiare i grani perché non avete tutti e tre uguali, ma quello male piccolino. Questa puleggia che dà movimento a questo asse che va al giunto, il giunto va al perno trainante, il perno trainante dà motricità alla puleggia, la puleggia dà praticamente forza a tutto il perno fino giù al mandrino dove ci andrà collegata la fresa. Adesso dobbiamo preparare questa puleggia che sarà quella trainante, che va attaccata al posto del mandrino del tornio, che dà motricità a tutta la fresa. Questa qui andiamo a metterla più o meno lì così, qui così, che con la cinghia darà movimento tutto, e quindi dobbiamo attaccare questa puleggia nel mandrino, al posto del mandrino. Il mandrino ha un cono di 5, quindi andiamo a creargli un cono di 5. Abbiamo da prima, questo l'ho già tornito a 36, adesso facciamo un bel foro qui in questo ferro, questo tubo a 36, lo innestiamo a forza e poi dopo andiamo a creargli il cono. Stiamo buttando dentro il manicotto a pressione nella puleggia. Adesso infiliamo dentro un bel grano di 12 lungo 30 e poi a ridosso del grano ci tiriamo altri 3 granini più piccoli che abbiamo già fatti filetti, così siamo sicuri che si blocca completamente. Questi piccoli granini vanno a pacco del grano grande centrale, così si compensano a vicenda, si compensano. Così possiamo tirare, e di sicuro non vengono via. Voilà, adesso possiamo smontare tutto questo corpo e andare a fare il cono di 5 praticamente. Per fare il cono di 5 adesso prendiamo il cono originale che mi è stato dato col tornio, lo mettiamo su, lo centriamo e poi calcoliamo esattamente l'inclinazione. Adesso abbiamo trovato la convecità perfetta praticamente, ecco, e adesso possiamo trasferire questa convecità sul nostro pezzo praticamente. Abbiamo finito il cono con la puleggia applicata e adesso andiamo a posizionarlo a vedere se va bene dentro alla sede del tornio. Sì, direi che sia esente da giochi. Direi che andiamo piuttosto bene.
fatto l'asola scorrevole, adesso facciamo un perno per accettare questi due cuscinetti che faranno da tendecinghia alla cinghia di trazione praticamente. Ecco, abbiamo già fatto il tendicinghia anche qua, una cosa molto semplice abbiamo fatto. Adesso ci è rimasto solo da fare un blocco qui, una leva fatta bene da usare al posto della chiave, la cosa più che rimanga sempre qui sul posto praticamente. E abbiamo fatto anche la leva di blocco, questa qui lavoro su un quarto di giro praticamente, già così sarebbe libera, e naturalmente allentandola si libera il canotto principale, naturalmente anche dall'altra parte, e con il mezzo giro, un quarto di giro si blocca tutto e questa è bloccata praticamente. E a questo punto non ci rimane altro che mettere su un piccolo calibro digitale, economico naturalmente. Adesso vediamo dove metterlo qui, è anche magnetico, non lo sapevo. E vediamo dove metterlo, vediamo praticamente. E abbiamo già posizionato la striscia ottica, così adesso abbiamo una misura, possiamo fare delle misure precise praticamente, perché si alza, naturalmente corre insieme a tutto lo stelo, corre, si blocca. E adesso andiamo a fissare lo strumentino, il lettore. E andiamo avanti con lo fermacavo qui al centro per evitare che si vada a ingarbugliare nei meccanismi. Ecco, così lo mettiamo. Ottimo, così li può andare su e giù e senza andare a interferire in altre cose. Ecco, adesso qui basterebbe solo facilitare il cavo, comunque è a posto. E qui praticamente si accende, basta mollare, così qui si vede le misurazioni, si vede praticamente. Se lo faccio vedere. Ecco, tanto per dire, qui facciamo lo 0, e poi magari dobbiamo scendere di 3 mm. Ecco, poi si blocca la macchina e noi facciamo la passatina di 3 mm. Ecco, a questo punto direi che la macchina più o meno siamo quasi al completo. Dopo ci sono da fare delle sberigliature, ma quelle le faccio prima di fare le verniciature.